Ciao amici del bosco, oggi facciamo un bel giro nel mio orto di luglio e vediamo anche le attività e le semine da fare in questo periodo. Tieni una pera. Il mese di luglio riparte un po' come la primavera che abbiamo appena trascorso, ovvero all'insegna della pioggia. Ci sono dei problemi per tutta questa acqua, ma ci sono anche dei vantaggi, perché come vedete il mio orto è tutto verdissimo. Anche stanotte ha piovuto tantissimo e la terra è veramente fradicia, quindi per fare i nostri lavori di stagione abbiamo di nuovo delle difficoltà con il suolo, ovvero per semine e preparazione della terra per le colture invernali dobbiamo stare attenti. E partiamo dai pomodori. Stanno abbastanza bene, stanno crescendo, tutte le piante praticamente hanno già i pomodorini in maturazione, però questa pioggia mi fa preoccupare perché c'è sempre il rischio delle malattie fungine, peronospora in primis. Questo è il primo che è maturato, adesso ce lo mangiamo, assaggiamo il primo pomodoro. In questa fila le varietà sono tantissime, si vedono già da giovani che hanno delle forme completamente diverse i pomodori e noi ce li godiamo. Sulla creazione di queste strutture, su come legare e gestire i pomodori abbiamo un altro video. Pioggia e caldo per i pomodori possono essere veramente nocivi perché appunto aiutano lo sviluppo delle malattie fungine. Cosa fare quindi anche in questo periodo per evitare il problema o cercare di contenerlo? Il più possibile tenerli arieggiati, quindi continuare con le operazioni di pulitura del fusto con la sfemminellatura per tenere insomma le piante non troppo piene di foglie, il giusto che ci vuole per far crescere poi i pomodori. Che trattamenti possiamo fare? Vi suggerisco qualcosa di estremamente naturale che permette anche di curare eventualmente la pianta se è già partito appunto un inizio di peronospora, e possiamo riutilizzare il bicarbonato di sodio che avevamo visto anche come rimedio della bolla del pesco. Si può utilizzare anche su altri alberi da frutto, i pomodori, la vite, ci può dare una mano. Bicarbonato di sodio è facilissimo da utilizzare, ce l'abbiamo tutti a casa, non è un prodotto pericoloso, difficile da maneggiare. Adesso vi dico anche le quantità. Però bisogna stare comunque attenti a non esagerare perché poi se ne mandiamo troppo sul suolo rischiamo di fare comunque dei danni. Il bicarbonato si distribuisce diluito in acqua, ci servono 50 grammi di bicarbonato ogni 5 litri di acqua, va dato più volte perché è facilmente solubile, quindi la pioggia lo dilaverà e quindi vanno ripetute eventualmente le operazioni, però solo quando serve, quando capiamo che ci sono delle condizioni favorevoli allo sviluppo dei funghi, perché ha la caratteristica di aumentare il pH, che è ciò che ci difende da funghi ma che è anche qualcosa che potrebbe far male al suolo. Contro le malattie fungine c'è anche il bicarbonato di potassio, è un prodotto più professionale, forse anche più efficace, io però non l'ho mai utilizzato, ha la stessa caratteristica appunto di alzare il pH, quindi di togliere quell'acidità che favorisce lo sviluppo dei funghi. Man mano che le nostre piante cresceranno noi continueremo a legarle, a farle salire lungo la canna, ma faremo anche crescere qualche femminella e metteremo dei fili a partire da quassù per appunto gestire anche il loro sviluppo, così abbiamo una spalliera dove i pomodori non sono troppo vicini ma sfruttiamo bene le potenzialità della pianta. Da questa parte ci sono i pomodori invece da salsa che non abbiamo incannato, li facciamo sviluppare a terra, c'è una bella pacciamatura, ci sono tanti fiori in questo momento ma sono nati anche i primi pomodorini, quindi qui abbiamo una tecnica completamente diversa, li lasciamo andare molto spontaneamente e selvaggiamente. Per ora il risultato è buono, hanno un bellissimo punto di verde. Le cipolle mi stanno dando grandissima soddisfazione, sono quasi da raccogliere, guardate che bellezza, le nostre 3 varietà di cipolle, questa è grandissima. Queste sono le rosse, mi sembra che stiano bene anche loro. Le cipolle di certo non hanno bisogno di tutta quest'acqua a questo punto, speriamo che le piogge non continuino, non vorrei che ce le rovinassero. Terza e ultima varietà, la dorata di Parma, anche loro sono belle grandi, stanno bene, ok, speriamo che le ultime fasi di crescita vadano altrettanto bene. Qui invece ci sono le note dolenti, ci sono le aiuole che hanno sofferto di più quest'anno per l'attacco delle lumache. Comunque, come ci stiamo riprendendo? Qualche fagiolo ce l'abbiamo. Qui c'è un po' un vuoto, vabbè, vediamo se facciamo ancora in tempo a mettere giù qualche seme, chissà, stavolta ce la facciamo. Le cucurbitacee sono microscopiche, però sono tornate nell'aiuola, speriamo che stavolta vada tutto bene. Qui ho tentato di far crescere le 3 sorelle, abbiamo del mais, questo è un po' piccolino ancora, comunque sta bene. I fagioli qui sono partiti bene, mancano le zucche perché non sono spuntate.
E al posto dei fagioli abbiamo messo qualche peperone e qualche melanzana, che sono piccolini ma stanno discretamente bene. Qui abbiamo già anche un bel cornetto. A luglio abbiamo delle semine da fare, possiamo ancora mettere a terra delle piante estive come fagioli e fagiolini nani e anche le carote. Per quanto riguarda invece le colture autunnali, possiamo cominciare a mettere i finocchi, le cime di rapa, vari tipi di cicorie. In semenzaio invece possiamo fare le nostre piantine della famiglia dei cavoli, quindi verze, cavoli cappucci, ancora cavolo nero, broccoli e così via. Li possiamo far crescere in semenzaio per poi trapiantarli più avanti. Ma se abbiamo già le piantine pronte, ci siamo anche questo mese con i trapianti direttamente a terra, appunto delle brassicacee. Sempre in semenzaio possiamo preparare le cipolle invernali e i porri. Anche in questo caso però, se abbiamo le piantine pronte o ce le siamo comprate, possiamo procedere direttamente al trapianto. Questo angolo dell'orto mi piace tantissimo, la struttura l'avevo creata l'anno scorso, ora si è un po' scomposta ma è sempre molto funzionale. All'interno abbiamo messo il ceiote, la famosa zucchina spinosa, sta dentro, si sta arrampicando in questi rami, ce n'è più di una, quindi probabilmente avremo bei frutti, ma più avanti ancora non si vedono. Intorno invece ci sono i cetrioli. La struttura è molto semplice da fare, l'avevamo fatta con tutti i materiali che troviamo nell'orto, quindi le nostre canne di bambù che poi avevamo legato al centro e dei rami un po' più grossi presi dalle potature degli alberi. Per intrecciare in maniera orizzontale, quindi aiutare proprio le piante che si arrampicano a salire su, abbiamo messo anche dei tralci di vite. Il ceiote si arrampica naturalmente sugli alberi, però è una pianta abbastanza impegnativa, soprattutto quando i frutti è molto pesante, quindi può essere un po' di disturbo per gli alberi, e possiamo invece creargli una struttura dove non dà fastidio a nessuno, però è molto simile ad un albero vero perché è fatta proprio con dei rami. Nell'orto i fiori sono importantissimi, ma non è detto che dobbiamo seminare e piantare tutto noi, perché la natura sa fare tantissimo da sola, ovvero qui abbiamo il tripudio delle cicorie. Tra l'altro la cicoria selvatica è stata veramente un aiuto molto importante alla mia dieta negli ultimi mesi, perché l'abbiamo raccolta tantissima, ce n'era veramente di buona. Ne abbiamo lasciata un po' andare a fiore e adesso abbiamo questa meraviglia. Questi fiori piacciono anche alle api e questa meraviglia crea proprio una siepe lungo l'orto, è più alto di me. Una fioritura che mi piace tantissimo è quella dei cardi. Come vi racconto sempre, i cardi qui sono proprio i signori del bosco di Ogygia, crescono spontaneamente benissimo e sono buonissimi, e se li lasciate andare a fiore poi vi trovate questa fioritura di un colore meraviglioso che piace tantissimo agli insetti, quindi diamo nutrimento alla biodiversità e agli insetti impollinatori. Anche se fino a qui non è stato proprio necessario, quest'anno ci siamo provvisti anche di un impianto di irrigazione con la centralina per poter programmare le nostre irrigazioni, quindi ora appena arriverà il caldo e smetterà di piovere ci sarà utilissima. Abbiamo creato proprio partendo dalla nostra botte, dal nostro deposito, una conduttura principale dalla quale facciamo partire tutti gli impianti nelle diverse file dell'orto, che possiamo poi gestire come vogliamo. Tra l'altro con la programmazione decidiamo per esempio di irrigare la mattina prestissimo, che è un buon momento per l'irrigazione, quando la terra è fresca e le piante stanno per iniziare il momento della fotosintesi. Dove ci sono i pomodori abbiamo scelto un tubo essudante che secondo me potrebbe essere una buona soluzione, tende ad irrigare in maniera un po' più omogenea. Qui invece abbiamo l'ala gocciolante dove appunto ci sono i buchetti, ogni fila di ortaggi ha il suo rubinetto, così quando facciamo partire l'impianto di irrigazione decidiamo quale filare irrigare e quale non irrigare. Alcuni ortaggi hanno bisogno di più acqua, altri hanno bisogno di poca acqua, quindi dobbiamo sempre differenziare le nostre irrigazioni. L'impianto di irrigazione è molto importante, soprattutto nelle zone dove le piogge sono poche, dove c'è un terreno che si asciuga facilmente. Bisogna cercare di programmarlo e progettarlo il prima possibile, prima ancora anche di mettere gli ortaggi, così non dovremo poi andarli a disturbare. Se abbiamo già le nostre file sulla linea non creiamo disturbo alle piante. E veniamo agli alberi da frutto. Quest'anno non avremo tantissima frutta, l'albicocco per esempio non ha fatto praticamente niente, però ha approfittato per crescere tantissimo. Guarda, è diventato veramente molto più grande nell'arco di poche settimane. Lo dovremo potare magari a fine estate per gestire un po' di caos che si sta creando dentro, però l'anno prossimo sicuramente avremo una pianta pronta a darci un bel raccolto di albicocche. E questo invece è il susino Shiro. Quest'anno si prepara a darci un raccolto molto bello perché le susine sono
sono proprio grandi, ne ha fatte molte meno dell'anno scorso e questo è positivo, quindi quando gli alberi fanno troppi frutti bisogna diradarli. Una pianta stranissima, a gennaio ha già le foglie e adesso cominciano già a ingiallire le foglie, ma nel frattempo ci ha fatto le sue susine. E vi saluto dai miei lupini. Questa pianta mi piace tantissimo, ve la faccio vedere ogni volta. Ancora non siamo pronti al raccolto perché vedete i baccelli sono ancora verdi, ma ci siamo quasi, abbiamo 3 diversi raccolti. I lupini sono molto proteici. Per favore un bel like e mi raccomando, se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale e seguiteci su tutti i social, siamo ovunque. Ci vediamo al prossimo video, ciao! Quasi matura.